Ciao a tutti, oggi andremo a preparare una pizza con il 75% di idratazione a mano utilizzando la farina Uniqua Blu del mulino Dalla Giovanna. Uniqua è una delle linee di farina che produce il mulino Dalla Giovanna e il loro motto per queste farine è Uniqua, il gusto di una volta oggi. Questa linea è formata da 5 farine, nominate ognuna con un colore differente, e noi oggi andremo a scoprire quella nominata blu. Questa è una farina di grano tenero tipo 1, ha un W di 380 e udite udite ben 15 grammi di proteine. Con questi numeri capite bene che questa farina ha i muscoli per lunghissime lievitazioni, quindi è ideale ad esempio per biga, lievito madre, pizze, focacce con lunghe lievitazioni ovviamente, panettone, colomba, brioche e croissant. Ma andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, per 3 panetti da 280 grammi ci serviranno 407 grammi di farina, 321 grammi di acqua, 90 grammi del nostro lievito madre appena rinfrescato, 9,5 grammi di sale e per finire 12 grammi di olio extravergine di oliva. Ma andiamo al procedimento. Come al solito partiamo sempre dall'acqua, che deve essere fredda in estate o comunque temperatura ambiente, va bene se state facendo l'impasto d'inverno. Andiamo a sciogliere il nostro lievito madre, in questo caso io mi aiuto con un cucchiaio e quindi lo andate a spezzettare bene, cercate di scioglierlo il più possibile all'interno dell'acqua. Fatto questo, iniziamo aggiungendo 3-4 cucchiai di farina e con l'aiuto di una frusta andiamo a iniziare a mescolare il tutto, cercando ovviamente di evitare di formare dei gomiti. In questa fase è importantissima per poi dopo affrontare le fasi successive, quindi non avere problemi poi durante l'impastamento successivo. Vedete che andiamo a creare una sorta di pastella. Quando abbiamo raggiunto questo tipo di consistenza dobbiamo andare ad aggiungere tutto il sale e tutto l'olio e procediamo per circa 3 minuti a mescolare in modo molto energico. In questo modo andremo a formare il glutine che poi ci aiuterà a creare un impasto ottimale. Tenete conto che questo è un impasto fatto a mano e con un'altissima idratazione, siamo sul 75%, quindi è un impasto sicuramente difficile da gestire, soprattutto per chi è alle prime armi, ma questa farina ci aiuta tantissimo e quindi ci riesce a portare ad impastare senza, tra virgolette, grosse difficoltà. Dopo circa 3-4 minuti questo è il risultato e lo andiamo a coprire per circa 20 minuti. Dopo questo riposo, che è fondamentale per questi tipi di impasti ad alta idratazione, vedete che già l'impasto si presenta in modo completamente diverso e quindi ci aiuta tantissimo a portare alla chiusura dell'impasto. Qui praticamente ho impastato per circa 2 minuti. Andiamo a controllare la temperatura, 22 gradi, quindi non abbiamo scaldato sicuramente troppo l'impasto, ma andiamo a fare un'altra piccola pausa di riposo di 15 minuti. Trascorso questo tempo possiamo portare alla chiusura finale dell'impasto. Quindi facciamo qualche piccolo piega, andiamo a stendere il nostro impasto sulla spianatoia e con questo classico metodo
faccio le ultime pieghe di chiusura, quindi ne servono veramente poche poi a questo punto. Ovviamente l'impasto è molto molle, ovviamente proprio per la caratteristica del 75% di idratazione. Facciamo una breve pirlatura e di fatto abbiamo chiuso il nostro impasto. Andiamo a mettere un po' di olio dentro a una ciotola e riponiamo poi il nostro impasto. Copriamo, ovviamente, cerchiamo di ungere un pochino anche la parte sopra e andiamo a fare un primo riposo di 30 minuti a temperatura ambiente e poi passiamo sulle 22 ore, 22 in frigorifero. Trascorso questo periodo facciamo una laminazione. Vi lascio sopra il link se volete andare a vedere in dettaglio questa tecnica. Quindi più o meno a metà, diciamo, della maturazione del nostro impasto procediamo con questa tecnica. Questa tecnica ci aiuta a rimescolare un pochino tutto l'impasto e quindi a fare in modo che la lievitazione prosegua in modo ottimale poi per altre 18-19 ore. Facciamo delle pieghe a 3 in questo modo per richiudere e quindi ricompattare il nostro impasto. Riformiamo la solita palla con una perlatura. Riponiamo nuovamente l'impasto all'interno di una ciotola, mi raccomando sempre ben oleata, senza esagerare, ma oleata, per evitare proprio che poi si secchi l'impasto durante queste lunghe lievitazioni. Si copre l'impasto con un coperchio, con una pellicola e lo riponete in frigorifero per altre 19-20 ore. Passato questo lungo tempo si passa allo staglio dei panetti. In questo caso io ho fatto dei panetti sempre da 280 grammi più o meno, sono sempre queste le dimensioni che ho per i miei panetti e in questo caso vengono fuori circa 3 panetti da appunto 280 grammi. Un solito metodo per i panetti, se guardate anche gli altri miei video, è mostrato più in dettaglio. Li mettiamo nella cassettina di lievitazione e restano a riposare, lievitare, quindi per un affetto di 8 ore. Questo è il panetto lievitato, pronto per la stesura. Vedete, il panetto è sicuramente pieno di aria. Sono molto delicati da maneggiare questi panetti, quindi fate attenzione, si prestano molto ad essere allargati, però fate attenzione perché insomma sono un po', essendo un impasto molto molle, si rischia poi magari di fare qualche buco al centro magari del nostro disco. In questo caso faccio una pizza con del pesto e ci aggiungo la carne del kebab, quindi è un po' un abbinamento un po' particolare, ma vi garantisco che è molto buono. E poi aggiungo sempre in cottura delle cipolle, portiamo sulla pala. Aggiungiamo fior di latte e andiamo in forno 450 gradi di cielo, 430 in platea, circa 2 minuti.
Allora, questa pizza si presenta in modo veramente ottimo. È una pizza che a me piace veramente tanto. A mio modesto parere questa farina ha un gusto buonissimo e la metto alla pari della mia preferita, che è la Petra 5037. Sì, lo ammetto, mi ha lasciato veramente il segno questa farina e ve la consiglio perché adatta per lunghe lievitazioni, quindi non usatela per lievitazioni di breve durata, veramente consigliata. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel like e registratevi al canale. Questa me la pappo io. Ciao a tutti!